Ed eccoci nella seconda parte dell'ultimo video, dove mi è arrivata una Nintendo Switch completamente devastata. Allora, oggi andiamo a vedere questi due controller qua che sono arrivati insieme alla console, che non vanno i pulsanti L ed R, questi qua, ok? Sembra che cliccano, ma sicuramente si sono rotti i pulsanti all'interno perché era caduta la console mentre era in carica, quindi sicuramente avrà rotolato o fatto chissà che cosa, quindi sono finiti anche questi a terra, si saranno danneggiati ed ecco il problema. E in più c'è anche questo analogico che dà un po' di drifting e lo sostituisco. Allora, andiamo a prima questo qua, perché i tasti R sono quelli più problematici, perché bisogna andare a saldarli. Sono saldati sulla scheda, quindi non hanno il cavetto flat con il pulsante integrato, eccetera. Quindi spero di no, ma è probabile che io devo andare a ricostruire anche qui, come per la porta USB, dovrò andare a ricostruire le tracce per il pulsante. Capitano spesso purtroppo queste cose qua sul controller di destra. Ok. Andiamo delicatissimamente a staccare tutto. Bisogna fare attenzione a questo qua, quello che controlla le luci LED e i due pulsanti, perché sono super fragili e con il tempo questa piega qua eh, si interrompe, fa interrompere il segnale e non vedete più le luci laterali, queste qui, e non funzioneranno neanche più i tre pulsanti che ci sono qua. Quindi se avete problemi di pulsanti e di luce dovete andare a cambiare tutto questo qua. Insomma, bastano due viti, si toglie e via. Spero che questo qui sia buono, nel caso vabbè, si ricondiziona tutto. Allora, togliamo la batteria. È anche un po' gonfia la batteria. Potrebbe essere necessario sostituirla a breve, molto breve, perché batterie gonfie non devono restare. Sicuramente quella lì è morta, sarà completamente morta e avrà sicuramente problemi a caricarsi e a tenere la carica. Quindi, vabbè, sostituiremo anche la batteria a questo punto. Ormai ci siamo, non possiamo fare altro. Non ho batterie nuove, ne ho usate, ma chiaramente usate in condizioni migliori, almeno che non sono gonfie. Ma per il momento ci facciamo andare bene quella per fare i test sul Joy-Con. Allora, ecco qua. Allora, cosa devo dire? È una questione piuttosto fortunata. No, è una questione molto sfortunata. Perché purtroppo è come pensavo. Adesso prendo il microscopio e ve lo faccio vedere. Allora, andiamo sotto. Microscopio. Metto a fuoco. Allora, intanto il pulsante è distrutto. Ma vabbè, di questo poco ci importa. Il problema è che, come vi avevo detto, se prendono colpi, saltano le piste. E purtroppo bisogna andarle a ricostruire. Ok. E in questo caso, se vi trovate dei controller destri in questo stato, potete andare anche a recuperarne degli altri volendo. O cambiate la scheda completamente, o se siete in grado potete sostituirvi il pulsantino da soli. Ma di norma i controller non costano più così tanto, 60-70 euro la coppia, e avete una coppia nuova, e ecco, insomma, con tutto a posto. Il problema purtroppo succede quando la console prende delle botte, non ci si può fare nulla. Li hanno saldati direttamente qua in questo controller
sono direttamente saldati sulla scheda e non ci si può fare molto. Togliamo un attimo il microscopio che mi dà di impiccio. Voglio andare a togliere il cavetto del vibratore, se me lo consente, ma sembra che voglia fare il duro e non vuole uscire. Ecco, bello resistente era. Stacchiamo questi due cavetti, togliamo le due viti che tengono la schedina e andiamo a recuperare la schedina. Ecco qua. Ok. Volendo potrei anche, se funziona, potrei anche ricostruire il pulsantino. Non è poi così difficile, posso addirittura riutilizzarlo, basta solo andare a riformare la gabbia, qui, rimetterla bella dritta, perché chiaramente con il colpo si è deformata e è andata all'interno. Ok, adesso possiamo tornare al microscopio così vi faccio vedere. Allora, se avete tutte le parti del pulsante potete eventualmente andare a ricostruirvelo. Ok? Quindi, chiaramente dovrete avere la gomma, ok? E la placca metallica all'interno. Ok? Se non avete la gomma e la placca è inutile, quindi dovrete andare a comprare un nuovo pulsante. Ok, allora rimettiamo la gomma in posizione. Ok, spostiamo il pulsante e andiamo a pensare alla gabbia. La gabbia purtroppo è deformata, ok? Perché ha preso il colpo verso l'interno, come vedete. È possibile riformarla? Sì, è un pezzettino minuscolo di metallo. Potete anche addirittura perderla, come in questo caso. Mannaggia, dove ti sei ficcata? Un momento che vado a ritrovarla. Non ho idea di come abbia fatto a saltare via come una molla quando ce l'avevo fra le pinzette. Dovrebbe tecnicamente cadere e basta, ma no. In questo caso è più bello saltare via come una molla, in modo che così sono costretto a utilizzare un pulsante nuovo. Non che mi dispiace, solo che ho l'ultimo e se poi, siccome sono gli stessi identici pulsanti sia a destra che a sinistra, se poi mi serve anche il sinistro non ho più ricambi ed è un problema. Quindi volevo eventualmente andare a recuperarlo se potevo, ma eventualmente non ha voluto. Vabbè, cosa vi devo dire? Andiamo a prendere un altro pulsante nuovo. L'ultimo pulsante nuovo che ho a disposizione. Li ho anche ordinati da una settimana, solo che ancora non sono arrivati. Perché sono pulsantini che arrivano da AliExpress. Ci vogliono minimo 2 settimane per averli qui. Li ho usati anche per un altro lavoro di recente e non so dove cavolo li ho ficcati. Quindi portate un attimo pazienza e tra un po' torno e facciamo il lavoro. Ok, alla fine ho ritrovato la gabbietta, ok? E ho già sistemato tutto quanto, l'ho raddrizzata in modo che così era tutta bella dritta e possiamo rimetterla su. Chiaramente ha il suo verso, come vedete sopra qua c'ha due buchini e sono i due buchini che devono essere nella stessa corrispondenza
dei due pioli neri che ci sono lì sopra. Adesso lo farò fuori dalla visuale del microscopio, perché è una cosa impossibile se no per me da fare sotto il microscopio e farvi vedere. Mi dispiace che non riuscirete a vedere cosa sta succedendo, ma non posso fare altrimenti. Ci siamo quasi. Ok, adesso posso anche farvi vedere. Ok, ho rimesso su pressappoco. Adesso vado a chiudere qui e poi chiudere quest'altro lato. Ok, deve essere allineato qui, altrimenti non si chiude bene. Ecco, adesso qui è entrato e anche qua è entrato. Ok, e dovrebbe risultare così bello aderente. Ok, anche i lati. Più aderenti sono i lati, meglio è. Ok, gli do un'ultima aggiustatina. Ok, ci siamo pressappoco. Ecco fatto. Ci sono anche questi piccoli dentini che più stanno dentro meglio è. Ma poi questa cosa qua viene tutta fermata insieme. Ok, qui c'è il suo alloggiamento, eccolo qui, ok, che tiene il pulsante in sicurezza, diciamo. Al di sotto, qui dentro ci andrà appunto il pulsante, gli hanno fatto il buco apposta, così lo tiene sicuro. Ma in più gli andremo a fare le saldature di sicurezza, ok? Qui gli metteremo, perché le saldature in origine sono molto... ehm, come potrei dire, mm, è poca la saldatura che gli mettono. In questo caso era buona perché se ne sono venute via le piste, ma tante volte magari si può trovare anche le piste che rimangono sulla scheda e quello è sempre un bene, però il pulsante se ne viene via lo stesso, oppure qual è il punto più fragile? Qua, questi qua. I punti di ancoraggio a destra e a sinistra hanno pochissima saldatura e quindi il pulsante comincia a traballare all'interno, ok, del suo posto. E cosa fa? Imprime, ogni volta che andiamo a premere il pulsantino, scusate se ho sempre le dita di mezzo ma non riesco a tenerlo fermo, ok? Se ci sono, ogni volta che andiamo a premere il pulsantino, ok? Comincia a fare sempre su e giù, su e giù, su e giù, su e giù e le piste se ne vengono via. Se è una cosa positiva, sono le saldature sulle piste che si crepano e quindi viene via il pulsantino lasciando la pista sulla scheda. In caso negativo, invece, il problema è come si vede qua, la pista viene insieme al pulsantino, quindi bisogna ricostruire le piste e rimetterci sopra il pulsantino. Ecco, spiegato il motivo per cui si rompono. Quindi se avete dei controller e funzionano ancora, andate a mettergli le saldature a destra e a sinistra, perché come vedete qua è saltato via il pulsantino così, senza neanche, sembra che fosse attaccato pochissimo a queste saldature qui, no? Ok? Quindi apritevi i vostri controller senza che si rompano ancora, perché questo è il punto più fragile, sia per le Nintendo Switch, i Joy-Con delle Nintendo Switch, che anche quelle delle Nintendo Switch Lite. Stesso problema. I pulsantini qui saltano via perché hanno pochissima saldatura qui. E quindi basta solo mettergliene un po' in più, in modo che salga qui sulla gambina e basta. Così si collega meglio e avete una saldatura più forte che tiene il pulsantino fermo in posizione. Ok, allora adesso accendiamo il saldatore, andiamo a metterci stagno qui. Ok, bello pulito, molto bene. Allora andiamo a preparare le piste qua. Sono, in sostanza sono 3, in pratica ne bastano anche 2. Ok, perché dico questo? Perché
sinistra e destra sono in comune su questo punto qua e il centrale è questo punto qua, quindi se volete potete anche ripristinarne uno solo, non tutte e tre. Io faccio tutte e tre perché in questo modo gli do la possibilità di avere più forza. Allora, bagno la zona con l'alcol isopropilico, che con la mia penna andiamo a grattare, e così vediamo anche già da subito il lavoro che stiamo facendo. E voilà! Pulsante fatto! Come vedete ho messo parecchio stagno di qua, ok? Così è bello solido, parecchio stagno di qua, così è bello solido, ok? E poi ho rifatto le piazzole, gli ho messo un bel po' di stagno sopra, così se ne stanno belle ferme. Andiamo a provarlo, andiamo a provare il pulsantino, perché facendo questi lavori qua, anche con il flussante, è possibile che entri dentro al pulsante, ok? Se ne va in mezzo a tutte le cose. Ok, continuità, sentite il suono, ok? Come vedete questi due sono in continuità, ma questo e questo no. Se riesco a premere il pulsante, che è difficile, aspettate un attimo, mi serve la terza mano. Allora, uno qua, uno qui. Ecco qua, fatto. A posto. E il Joy-Con destro è sistemato. Rimontiamo su e lo testiamo. Esiste anche un metodo, diciamo, un po' spartano per testare i Joy-Con, sempre è considerato se la striscia dei LED qua funziona. E i Joy-Con cosa fanno? I Joy-Con si accendono ad ogni pressione di pulsante. Un qualsiasi pulsante che andate a premere comincerà a lampeggiare e a farvi vedere i LED. Quindi se c'è qualche pulsante che non va, i LED non partono. Se invece tutto il controller funziona, quindi se non avete la console, se i pulsanti funzionano, chiaramente non potete andare a verificare come si dice, l'analogico, quello serve per forza la console. Andiamo a dargli una pulita anche da questa schifezza qua. Ma se vedete che magari non avete la console e volete comunque testare i pulsanti, ok, potete farlo anche senza la console. Vi basta avere la batteria carica chiaramente e andare a premere tutti i pulsanti.
andate a premere un pulsante, aspettate che si spengano le lucine, andate a premere un altro, si accenderanno le lucine, si spengono le lucine, premete un altro, le lucine si spengono, premete un altro, insomma potete andare avanti così, ci vuole un po', è più facile, magari più veloce con la console stessa, ma potete fare anche in questa maniera qua. Ok, allora andiamo a rimettere su la schedina. Prima si rimettono questi cavetti qui, che sono un po' difficili da rimettere su. Ce l'ho fatta. Ok, molto bene. Adesso possiamo andare a rimettere giù. Cosa c'è adesso qua? I pulsanti che se ne vengono fuori, chiaramente. Le gommine. Perché? Perché ci sono i pulsanti che si sono spostati sotto. Oh. Ah. Questo... Ecco. Ok. Ti prego, vai dentro e basta. Grazie. Ok, andiamo a rimettergli le viti. Molto bene. Adesso andiamo a rimettergli l'analogico. Dove è andato a finire? Ecco qua. Ricolleghiamo l'analogico. Già che ci siamo, colleghiamo anche la vibrazione. Ok, il motorino. E adesso il pulsante con la molla. E adesso bisognerà fare un po' i salti mortali. Allora, intanto questo connettore qui, che è cortissimo, e io lo odio, perché non riesco mai a rimetterlo velocemente. E tra l'altro ho sempre paura di romperlo. Ok. E adesso, senza andare ad avvitare la parte superiore ancora, prima bisogna fare questi. Almeno questo. Altrimenti poi non si riesce più. Quindi apriamo il laccetto qui, prendiamo il cavetto, ce lo portiamo vicino vicino, lo andiamo a inserire e chiudiamo. Così in questo modo possiamo andare a rimetterci le viti qui. Per i Joy-Con sul serio servirebbero tipo 2 persone a sistemare i Joy-Con. Da soli è dura per tutti. A meno che non lo fate dalla mattina alla sera, ma vi stressa l'anima a fare Joy-Con dalla mattina alla sera in riparazione, smontare, rimontare, eccetera. Se è un discorso della batteria, la batteria ci metti 3 secondi, non è quello. Smontare invece la scheda, avere problemi di pulsanti o altro, è tutta un'altra storia invece. Allora, rimettiamo anche questo connettore qui. Ok.
Ora mettiamo l'antenna per il wifi Bluetooth più che altro. Ti prego. Aiutarmi anche con questo. Ok, collegato. Lo mettiamo in posizione. E come ultima cosa, no, gliela cambio già da subito. Ecco qua, una batteria bella piatta. Questa qui è un po' rigonfia. Vedete che balla? Non va bene. Questa qua invece è bella piatta. Sicuramente sarà scarica, ma l'importante è che sia piatta. Perché se comincia a gonfiarsi vuol dire che la batteria ha problemi. E non va bene. Ok. Molto bene. E ora possiamo richiudere. Se tutto va bene, dovrebbe funzionare. Ora, come ho detto, siccome la batteria è scarica, qui non si mostrerà nulla. Anzi no, wow! Wow! Ok, non pensavo che la batteria fosse carica, ma vedete? Allora, tutti i LED funzionano. Quindi tecnicamente potete andare a provare tutti i pulsanti. Proviamo questo. Ok, vuol dire che il cavetto è ancora buono. Proviamo questo. Il cavetto è ancora buono. Molto bene. Molto bene. Triwing. Un Joy-Con sistemato. Lavoro circa di una mezz'oretta. Ci ho messo 50 minuti fino ad ora perché ho parlato, ho fatto altro e ho perso anche tempo a cercare un pulsante che comunque non ho trovato, quindi presumibilmente magari l'ho già utilizzato. Ricordavo di averne ancora uno, ma sembra che boh, sparito, svanito nel nulla. Ok, e questo è fatto. Lo abbiniamo già da subito alla console che è accesa. No, scusate. Perfetto, molto bene. Andiamo a provare i tasti, controller e sensori. Provo dispositivi di input, pulsanti del controller. Ecco qua, funziona. Anche questo funziona, home, perfetto. Questo controller è a postissimo. E batteria circa a metà, benissimo. E basta, ok. Passiamo al prossimo. Il prossimo è più semplice. I controller di sinistra li hanno fatti più semplici. Perché se si rompe uno di questi due pulsanti qui, o questo, sono comunque intercambiabili. Cioè non serve saldare, non serve fare nulla. Perché sono su delle schedine apposite. Quindi basta cambiare il pulsantino, proprio letteralmente. Si può cambiare. È attaccato con un cavetto flat. Si cambia il cavetto e il pulsante è tutto nuovo e non avete bisogno di niente.
è anche più economico quindi fare la riparazione su questo controller qua. Ok, verifichiamo, magari c'è da cambiare la batteria anche di qua, spero di no, se no sì, è gonfia anche questa. Ok, vabbè, pazienza. Questo succede quando viene lasciato troppo tempo senza cicli di carica, scarica e tutto il resto. Allora, il pulsante sta sotto qua, quindi dobbiamo andare comunque a togliere la batteria come ho già fatto. Andiamo a togliere le 3 vitine. Andiamo a sollevare il pezzo. Se il signore vuole. Perché non viene su? Ah, perché c'è una sorta di pezzetto biadesivo. Sì, c'è un pezzetto di biadesivo. Ok, eccolo qua. L'altro pulsante che se ne naviga già di per suo. Ok, va bene. Ma in questo caso, come vi ho detto, si stacca il cavetto. C'è questo cavetto qui. Si toglie il cavetto. Qua ci sono 3 viti. Ok. 1, 2 e 3. Si cambia il pezzetto, si mette su quello nuovo, che adesso devo andare a prendere. Qua c'è un pulsante, magari me lo recupero per la prossima console. E anche qua, come si vede, adesso ve lo faccio vedere. Microscopio. Allora, qua come avevo fatto vedere, questo qui è il cavetto. Ok, c'è questo punto qua è quello dove va fuori per il LED. Staccate questo, la traccia viene fuori su di qua. Qui c'è una vite, qua c'è un'altra vite, qua c'è un'altra vite, c'è 3 viti, qua è il posto dove c'è il pulsante. E spostiamo questo. Come capita, anche all'altra parte, stessa cosa. Vedete? Qui, sempre saldature povere. Qua si stacca, ok? E poi spezza via tutte le piste. Quindi, se volete avere un controller più sicuro, vi consiglio di andare a rifare le saldature almeno dei punti di ancoraggio, ok? Perché sono quelli che sono più forti, ok? Come vedete qui se ne è venuto via il pulsante, ha continuato a ballare all'interno del suo posto, ha strappato le piste e basta, se ne è venuto via. Quindi questo è completamente da buttare. Io lo tengo per il semplice fatto che recupero questo pulsantino qua e poi butto via la schedina, perché chiaramente non me ne faccio niente di una schedina, non vado a riparare questa cosa qua, costa letteralmente centesimi recuperarla o da altri controller o comunque su AliExpress, eBay lo trovi per 1-2 euro, capito? Quindi non ha senso mettermi qua a grattare, a ricostruire le piste, potrei anche farlo, sì, ne sarei comunque in grado, ma non, chiaramente faccio prima a cambiare il tempo, a cambiare il pezzo, che sprecare il tempo a, a ricostruire. Ok, vado a recuperare il pezzo che mi serve e poi ritorno. Allora, ecco tornati con il pezzo di cambio. Adesso vi faccio vedere. Ok, ecco qua il pezzo di cambio con il suo pulsantino già messo a posto, cioè già con la mia precauzione. Ok, come vedete ho rifatto le saldature a destra e a sinistra. Questo è un pezzo nuovo e gli ho chiuso le alette, insomma ho fatto un po' di cose, ok, per assicurare una durata migliore, insomma. Ecco, tutto qua. Quindi adesso andiamo qua, rimontiamo anche l'analogico. Andiamo a prendere un analogico nuovo di zecca, che questo qua fa schifo.
se mi lascia togliere le viti però. Ecco qua. Molto bene. Fatto. Mettiamo l'analogico nuovo. Effettivamente ho fatto un sacco di lavoro in più, cioè nel senso sulla console. Allora, in più sul preventivo. I controller ancora non li avevo visti internamente, sapevo che erano rotti solo i pulsanti superiori e basta. Non ho messo in conto le batterie, non ho messo in conto l'analogico e in più non metterò in conto neanche i costi di spedizione e di ritorno, perché ormai siamo a dicembre, siamo sotto Natale, facciamo una buona azione, visto che la persona ha dovuto spendere un bel po' di soldini, e allora qualcosa abbiamo tolto qualcosa dal conto, se no avrebbe dovuto pagare la bellezza di 140-150 euro circa, perché era molto molto messa male, cioè tante cose messe male purtroppo. Quindi spero solo che si iscriva al canale, che questa persona metta il like e che commenti sotto. Questo è il minimo che mi aspetto, quindi mi raccomando, metti like, commenta e iscriviti al canale. Allora, fammi questo regalo visto che io ti ho fatto il regalo. Allora, scherzi a parte, rimettiamo a posto però anche il pulsante, sinceramente, il bottone qua. Ok. Non clicca? Poi dovresti essere un pulsante nuovo, eh. Ah, mannaggia. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Perché mi sa che qua gli è finito il flussante dentro e non clicca più per quel motivo lì. Quindi aspettate un attimo che devo rifare la situazione. Torno subito. Ok, sistemato. Adesso clicca bene. Si sente? Si è sentito? Spero di sì. Ok. Rimettiamolo su. Riassembliamo e testiamo. E sicuramente dobbiamo andare anche a fare la calibrazione dell'analogico nuovo, perché normalmente quando si monta un analogico nuovo è raro trovare uno che sia già nell'esatta stessa posizione e calibrazione di quello che avete tolto, quindi quando ne montate uno e vedete che non è centrato, non spaventatevi, basta andare a calibrarlo. Certo, se l'analogico di per sé punta tutto, che ne so, a destra, ecco, magari lì potrei dire che c'è un problemino. Però se è spostato tipo di qualche millimetro verso destra, sinistra, in alto, in basso, quello lì basta semplicemente andare a fare una ricalibrazione e torna tutto normale.
Anche qui batteria nuova. Nuova, usata, alternativa, meglio di quelle di prima in ogni caso. Molto bene. E credo che questo abbia la batteria morta, perché non si accendono le luci, a meno che non ci sia il fattore che, come ho detto, il cavetto interno è spezzato e quindi non funziona per quel motivo lì. Allora, di nuovo, console. Ormai ha anche finito di caricarsi, molto bene. No, bene. No, bene. O ha problemi la corsia o ha problemi il controller. Vediamo. Ok, ha ancora problemi la console. No, è collegato. Mannaggia, è collegato. Potrebbe avere problemi. Allora, riproviamo. Potrebbe avere problemi qua dentro il connettore stesso, quindi magari adesso li andiamo a pulire qua dentro. Magari è solo sporco, c'è della polvere, c'è altro e impedisce al controller di essere riconosciuto. Adesso vediamo. No. Allora, facciamo una cosa svelta. Proviamo un'altra corsia. Vediamo se è la corsia il problema o se c'è qualcos'altro sulla scheda, perché potrebbe esserci lo stesso qualsiasi altra cosa sulla scheda che impedisce al controller di essere riconosciuto. Andiamo a vedere qua. Intanto la prima cosa è sempre la corsia. Ecco qua, corsia nuova. Ora accendiamo, mettiamo sul controller e vediamo cosa succede. Perché sulla mia il controller viene riconosciuto. Corsia. Rimettiamo insieme tutti i pezzi e dichiaro finalmente questo lavoro concluso. Praticamente ci ho messo mezza giornata, 5-6 ore, ma è perché ho anche fatto il video. Ce ne avrei messe decisamente la metà senza registrare il video e fare tutte queste cose qua. Però veramente un sacco di problemi, uno dietro l'altro. Prima la porta, poi il chip M92, poi la corsia, poi entrambi i pulsanti del controller, uno analogico, e entrambe le batterie dei controller. Sono spese piuttosto consistenti in ricambi. Adesso che l'ho finita vado anche a testarla a fondo dappertutto, gli provo i giochi, gli provo le schedine SD,
riprovo tutti i tasti dei controller e tutto il resto, mi assicuro che si colleghi in internet, insomma tutte le cose. Vado a spuntare tutte le cose della lista e poi posso rimandarle indietro e fare felice un'altra persona. Ecco qua, riaccendiamo, ricontrolliamo tutto e controlliamo che la corsia funzioni a dovere. Allora, caricare, così, carica, giriamo il cavetto, carica anche di qua, ok, controller, fantastico, e carica, di qua, fantastico, e carica. Gli analogici, l'analogico questo qua di sinistra è nuovo, i pulsanti funzionano tutti, adesso ve lo faccio vedere. Allora, calibro gli stick. Allora, così lo vedete meglio. No, è troppa esposizione. Dovete accontentarvi. Allora, questo analogico funziona benissimo. Ok, indietro. Questo qua funziona a dovere. Allora, test dei pulsanti, più questo, dopo quello di qua, perfetto, cattura, a posto, la console è tornata 100% funzionante. Adesso la lascerò qua in carica per tutto il tempo che vuole, così carica i Joy-Con, si carica la console stessa, eccetera. E anche la seconda parte è terminata, ulteriori problemi in più rispetto al previsto, ma la vita è fatta così, va bene? Quindi, ragazzi, cosa vi devo dire? Niente, video termina qui, vi ringrazio per aver visto, anche la seconda parte, spero vi siate divertiti insieme a me con la riparazione. È stato un caso molto interessante, devo dire. La prima parte è stata molto interessante. E iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate un commento. Se vi serve una riparazione, io sono qui. Basta che andate sotto con il link in descrizione. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.